Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi sono qua per fare un nuovo video e in realtà è un video che voglio fare da un bel po', quindi sono molto contento di farlo oggi. E questo video, questo argomento è del mio viaggio con la lingua italiana e praticamente come ho imparato l'italiano. E decisamente questo è un viaggio un po' lungo perché ho iniziato a studiarlo durante il liceo e mi sono laureato dal liceo nel 2013, quindi un po' di tempo fa. E dopo il liceo ho continuato a studiarlo per 2 semestri all'università, ma poi tipo nel 2015 voglio dire, ho smesso di studiarlo e non era fino al dicembre del 2019 che ho ricominciato a studiarlo. E dico questa cosa perché è molto importante questa consapevolezza, questa fondazione della lingua, anche se non era troppo grande, non era troppo forte, decisamente fa una differenza nel viaggio di imparare una lingua che decisamente io non lo do per scontato e decisamente tutti voi non dovreste darlo per scontato. Quindi ci tenete in mente. Comunque, come ho detto, ho veramente iniziato questo viaggio a dicembre del 2019 perché guardando indietro, guardandoci, pensandoci, a dire il vero, nel liceo, nell'università non ho non ho studiato seriamente. Decisamente pensandoci il mio livello era basso, la pronuncia faceva schifo, decisamente no. Però è ancora una cosa importante per sviluppare una base, una fondazione nel cervello. Quindi con questo viaggio, con qualsiasi viaggio di imparare lingua, ci sono le 4 abilità: ascoltare, parlare, scrivere e leggere. Personalmente ho provato tanto di sviluppare, di crescere tutte le 4 abilità nello stesso modo. Praticamente non volevo che avessi un livello più alto in una delle abilità che le altre, quindi ho provato tanto di svilupparle ugualmente. E parlando dei miei metodi, ce ne sono 3 metodi principali che utilizzo per studiare e per imparare l'italiano. E per me questi 3 metodi sono Anki, Content Immersion, tipo l'immersione del contenuto, e anche semplicemente l'uso della lingua ogni giorno in qualche modo, ma decisamente l'uso della lingua il più possibile perché ti aiuta tantissimo e decisamente è una delle chiavi più grandi per imparare una lingua. Vogliamo questa cosa Anki un po'. Anki è un sistema delle flashcard, ma non è le flashcard normali che si scrive con la carta e la penna e che si rivede ogni giorno. Questo è un programma che utilizza questa cosa, si chiama SRS o SRS, Spaced Repetition System. È un modo di utilizzare un algoritmo per mostrarvi o per farvi vedere le vostre flashcard in un certo periodo di tempo, perché c'è scienza che dice che non è utile rivedere le carte ogni giorno. Infatti il cervello si ricorda le cose al punto proprio prima che si scorda una cosa. Quindi anch'io, questo algoritmo utilizza questa conoscenza in base a quanto sei bravo con una carta, poi non vi chiede questa carta questa cosa fino a dopo in futuro in base di quanto lo sai. E forse pensate, oh, solo le flashcard non sono un metodo abbastanza bravo, no? Ma no, in poche parole le mie flashcard sono molto... ci vuole un bel po', a dire il vero, ci vuole un po' per creare tutte le flashcard, perché per ogni flashcard imparo ogni cosa, ogni singola cosa in contesto, di solito con un'immagine, con un audio. Queste sono le 2 cose molto importanti.
di imparare tutte le cose in contesto. Imparo ogni verbo, ogni aggettivo, ogni colloquialismo, ogni cosa sempre in contesto come una parte di una frase. E decisamente un'altra cosa per quanto riguarda il vocabolario, imparo i sostantivi, le parole solo con le immagini, e questa è una cosa molto importante perché c'è anche di nuovo scienza che dice che il cervello si ricorda le cose molto meglio quando c'è un'immagine in confronto a solo i testi. Quindi per ogni parola, per ogni sostantivo che imparo uso un'immagine, uso un audio della pronuncia. Quindi quando rivedo le carte, per esempio per il vocabolario, leggo la parola, penso dell'immagine, o forse vedo l'immagine e penso della parola. È molto importante anche dico la parola ad alta voce per la pronuncia e ascolto la pronuncia pure. Quindi ci sono un sacco di cose che stanno succedendo quando rivedo le mie carte e faccio questa cosa per ogni singola carta. Ma secondo me i risultati sono fuori questo mondo, stra bravi. E la seconda cosa sarebbe l'immersione del contenuto, e questa è una cosa molto molto importante. Nello specifico, comprehensible input o input comprensibile, che ogni singola cosa che vedi, che leggi, che ascolti, ci dovrebbe essere una comprensione di circa 80%. È molto importante di capire abbastanza, ma non sempre tutte le cose che assorbisci, perché è molto importante per il cervello di essere sfidato. E un'altra informazione molto importante sarebbe che ogni singola pezzo di contenuto che assorbisci dovrebbe essere piacevole a te. Ci dovrebbe essere un interesse nel contenuto, perché quando c'è un interesse al cervello piace il contenuto, e poi di nuovo c'è la scienza che dice questa cosa, e che quando ti piace una cosa, tipo un libro, un articolo, qualunque cosa, è molto più probabile che te lo ricorderai. Quindi per me, quando leggo una cosa, sento un podcast, guardo un video, non interagisco mai con un contenuto che a me non piace, perché non ha senso, e perché questo è uno dei miei hobby. Perché farei una cosa che non voglio o che non mi interessa? E parlando di più di questo metodo dell'immersione del contenuto, ci sono le beneficenze della musica e decisamente del leggere i libri, qualsiasi cosa, gli articoli, qualsiasi cosa, perché è molto importante di trovare le parole, di trovare le cose che state imparando in un contesto reale, nel mondo reale. Perché per esempio, quando studio una parola, dopo quel giorno, dopo quella settimana, ascolto quella parola in un podcast, leggo quella parola in un libro, c'è un'altra cosa per il mio cervello di associa con questo pezzo di informazione. Per esempio, questa è una zucca. Ovviamente è una parola che so abbastanza bene, ma all'inizio, quando si impara una lingua, è solo una combinazione dei suoni. Ma poi, ovviamente, quando dico zucca, quando vedo una zucca, mi dà il mio cervello un nuovo contesto per sapere che questa zucca, il suono del zucca significa questa cosa. Quindi è molto importante di leggere, di guardare, di ascoltare, di immergersi il più possibile nella lingua. E per qualche ragione gli esseri umani adorano la musica. È molto interessante perché la musica è molto benefica per imparare, per ricordarsi le cose. È una delle ragioni che come ragazzini usiamo le canzoni nella scuola per imparare come vivere. In questo caso ci sono sempre, io personalmente adoro la musica, l'italiana ma anche ovviamente l'inglese, però uso la musica per ricordare cose della lingua. È molto utile perché la musica è molto orecchiabile, o è molto facile di
ricordare una cosa quando c'è una canzone, quando c'è un ritornello. Ci sono un sacco di momenti in cui penso di una canzone, di un ritornello, e poi mi ricordo come, tipo, come ordinare le parole in una frase, tipo in un modo di dire o un'espressione fissa. È molto divertente, è molto, secondo me, molto utile di utilizzare la musica per ricordarsi le cose. E l'atto di leggere è molto fantastico per imparare le parole nuove e decisamente per vedere le parole nuove in altri contesti, perché nella vita quotidiana, nella vita colloquiale, usiamo usare solo le stesse parole, gli stessi aggettivi, ma quando si legge un libro, un romanzo, per esempio, c'è un sacco di verbi diversi, aggettivi e modi di dire le cose, e decisamente c'è così tanta informazione in un libro per ricordare, per imparare le cose. I libri sono magnifici per imparare qualsiasi cosa, ma decisamente una lingua. E io personalmente, almeno in passato, l'ho fatto di più, ma mi piace scrivere, tipo in un diario, un quaderno, e questa cosa, nella lingua ovviamente, questa cosa mi aiutava tantissimo di pensare nella lingua e anche di sognare nella lingua. Quando si scrive tipo i pensieri, le cose del giorno, tipo per raccontare il tuo giorno in un quaderno, i tuoi pensieri, come si sente, in un quaderno, in un diario, nella lingua che sta imparando, è così fantastica per utilizzare, per pensare nella lingua, è decisamente è stra grande per imparare. E un'altra cosa che mi piace fare sarebbe tradurre le canzoni dall'italiano in inglese. Questo è come un hobby per me. E ci sono gli artisti un po' difficili, tipo Jovanotti, perché Jovanotti è come un poeta. Per esempio, se ti piace la musica, questo è un grande metodo per imparare nuove parole e per vedere la lingua in un altro modo. Ovviamente la musica non è sempre corretta, tipo almeno a volte ci sono tipo le scorciatoie che le persone utilizzano per scrivere le poesie, ma ci sta. E l'altra cosa è l'uso della lingua il più possibile. Io personalmente uso la lingua italiana ogni singolo giorno in realtà da quel dicembre del 2019. Decisamente questi giorni scrivo ogni giorno messaggio, ogni giorno ai miei amici in italiano su WhatsApp. Un paio di volte alla settimana faccio le videochiamate con gli amici. All'inizio ho utilizzato italki, il sito web italki, per parlare con un insegnante, praticamente solo una persona con cui potrei parlare e ricevere il riscontro e le correzioni, e adesso questa persona è una delle mie care amiche, quindi molto figo. Precisamente durante la quarantena del Covid ho parlato e ho fatto le conversazioni in italiano per tra 3 e 6 ore alla settimana, quindi un po' tanto. Decisamente mi aiutava tantissimo. E anche questi giorni faccio un paio di videochiamate alla settimana con gli amici, semplicemente per usare la lingua. Facciamo un po' di tipo un scambio linguistico, tipo una metà della chiamata in inglese e una metà della chiamata in italiano, e funziona benissimo, quindi decisamente vi consiglio di fare un scambio linguistico, è molto molto utile. Quando avevo già tipo il livello di B2 forse, ho deciso di trovare un insegnante per focalizzarmi sulle cose piccole della lingua, decisamente sulla pronuncia, ma decisamente sulla grammatica più avanzata. Quindi ho trovato un insegnante professionale, si chiama Sonia. Infatti lascerò il link al suo canale nella descrizione, perché lei è un bravissima insegnante. Parla entrambi inglese, italiano e italiana e romana. Ma decisamente se stia cercando un insegnante per anche italiano o inglese, lei è bravissima e anche una cara amica. E gli altri metodi in cui uso la lingua ogni giorno sarebbe decisamente con YouTube. YouTube è fantastico per imparare la lingua, per
ovviamente c'è un sacco di contenuto, la cifra è infinita, quindi è così fantastico. C'è un canale che si chiama Learn Italian with Lucrezia e questi giorni è l'unico canale educativo che guardo ancora, perché adesso guardo tanti canali per i madrelingue tipo Marcello Vascani, Human Safari e gli altri canali così, ma mi piace tantissimo Lucrezia e un grande parte del mio viaggio sarebbe lei. Io ascolto anche i podcast tipo Muschio Selvaggio, Quasidi, guardo tipo Boris, ho guardato Baby, guardo LOL e ogni singolo giorno ascolto la musica italiana. La musica è una delle mie passioni e una grande parte della mia vita. Decisamente utilizzo la lingua ogni singolo giorno, è un gran piacere per me di usarlo. Ma decisamente la chiave per me, tutto sommato, è di usare la lingua ogni giorno. Anche se è solo per 5 minuti, è molto importante di usare la lingua ogni singolo giorno, non mancare, non perdere mai un giorno, perché è molto importante per il cervello di vedere, di usare la lingua anche un pochino, ma decisamente ogni singolo giorno è la chiave. E questi sono i miei metodi, decisamente. In futuro farò più video della lingua e di questo viaggio perché mi piace un sacco imparare le lingue. Spero di aiutare altre persone con i loro viaggi, con imparare una lingua, decisamente italiano e anche l'inglese, perché l'inglese è un po' figo, ma non è bello come l'italiano. Ok, grazie per aver fatto questo video, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se vi piacesse questo video e ci vediamo al prossimo. A presto, ciao ciao!